Ciao amici, benvenuti sul canale. È mattina. Stamattina mi sto dirigendo in un luogo incredibile, un luogo che ha scritto una delle pagine più brutte della cronaca italiana. Ci sono 3 luoghi in questa zona particolari. Io ne andrò a visitare uno, o perlomeno andrò a vedere bene dove sia, perché comunque questa volta ci sono fonti ufficiali di una quotidiana online che mi ha potuto dare un indirizzo più certo, perché prima c'erano solo dicerie circa il posto, circa la zona. Invece questa volta ho visto proprio una cosa più ufficiale, e per cui andrò a vedere dov'è uno di questi 3 luoghi terribili di cui vi parlerò più tardi. Ciao! Bene amici, sono arrivato a destinazione. Quella che vedete alle mie spalle è una chiesa meravigliosa che si chiama la chiesa della Madonna della Ghianda, scusate. Ecco, qui anni fa successe una tragedia, non tanto in chiesa quanto alle spalle della chiesa, dove inizia un sentiero molto lungo, che io ne percorrerò una parte. Ecco, un sentiero che porta poi in un bosco. Ecco, in questo bosco furono uccisi 2 ragazzi, vi ricorderete sicuramente delle bestie di Satana. Ebbene, i 2 ragazzi erano Chiara Marino e Fabio Tollis. Questi ragazzi che furono tratti in inganno appunto dai loro amici, chiamiamoli tali, anche se ovviamente non lo erano, ma erano un branco di assassini che li hanno appunto tratti in inganno, portandoli qui per superare una sorta di prova di forza, una prova di coraggio, e invece gli avevano già preventivamente scavato una buca e li hanno uccisi. Solo il padre del Tollis, dopo mesi di ricerche, venne a conoscenza di questo posto e poi venne qui con le forze dell'ordine per identificare il figlio. Adesso provo a inoltrarmi in questo bosco e, come dicevo, poi torneremo con tutto il team per vedere se qualcosa si sente o si vede. A prestissimo. Ok ragazzi, la bella notizia, se bella si può chiamare, è che sia il prete della chiesa che avete visto in presentazione, sia un contadino che ho trovato cammin facendo, ecco, mi ha riferito che la buca dovrebbe esserci. Qui intanto sento rumori, saranno sicuramente animali, e la buca dovrebbe ancora esserci, però ovviamente non me l'hanno dato per scontato, perché non è semplice trovarla, perché è all'interno di un fittissimo bosco. Ebbene, io spero di trovarla, non sarà semplicissimo, però insomma il mio intento è quello di provarci. E la cosa che mi ha inquietato non poco è che effettivamente ci sono ancora adepti di questi delinquenti che vengono qui con l'idea di idolatrare questi fuori di testa, e vengono qui in loro ricordo a emulare riti satanici. Con i tronchi emulano insomma teste di caprone e fanno segni di un certo tipo, e queste persone pare si trovino soprattutto di notte. Adesso ovviamente non è notte, me ne sarei guardato bene di venire da solo,
però effettivamente sono qui da solo in un bosco fittissimo e non è che mi piaccia tantissimo la situazione, anche perché pensavo, essendo un bosco, di trovare comunque persone a passeggio, invece è un bosco un pochino lasciato a se stesso. Ragazzi, speriamo che Dio me la mandi buona, sono qui da solo, Lara non c'è, Francesca non c'è, per cui insomma sono veramente qui da solo. Ragazzi, non lo crederete, ma ho trovato un signore col trattore che mi ha detto: ma cosa fa lei in giro qui da solo in un bosco? E gliel'ho raccontato. A questo punto gli ho detto la verità. Mi ha preso un po' per cretino mi ha lasciato, però mi ha dato un passaggio sul trattore perché stavo andando dalla parte sbagliata e adesso mi ha dato questo passaggio e mi ha dato questa indicazione. Speriamo insomma che questa volta sia la volta buona, perché è veramente un casino, ragazzi. Spero di riuscire a tornare a casa. Ok ragazzi, sono arrivato nel punto indicato dal signore che mi ha dato il passaggio col trattore. Allora, è un bel casino, nel senso, lui mi ha detto: guarda che a un certo punto troverai delle piante molto alte e un terreno molto incolto rispetto a quello che hai percorso finora. Infatti vedete che sto andando avanti e indietro per capire da dove entrare, perché ci sono dei rovi allucinanti. Forse qua, vediamo. Oh, scusate, stavo anche ammazzandomi. Allora, lui mi ha parlato di una sorta di discesa che avvertirò proprio sotto i piedi, e che questa discesa corrisponderebbe non alla conformazione del terreno ma proprio alla buca. L'unica cosa che mi ha messo in dubbio rispetto al prete, rispetto al primissimo signore che ho trovato nella stradina all'inizio del video, è che le assi secondo lui non ci sono più perché lui insieme a dei colleghi ha disboscato l'anno scorso e non ha più trovato né i fiori né le assi, e quindi questa è una cattivissima notizia, perché se ci fossero stati sicuramente per me sarebbe stato più semplice trovare il posto. Allora lui mi ha detto che c'è un ammasso di alberi venuti giù, e infatti li sto vedendo, non vi nascondo che sto cominciando anche un po' la tensione sale, insomma, perché non è bellissimo essere qui considerando quello che è successo. Allora, io finora sotto i piedi non sento nessuna discesa, quindi teoricamente non siamo giunti sul posto. Gli alberi però sono lì, vedete? Ecco, quindi se gli alberi sono lì, se tanto mi dà tanto, dovrei essere nei paraggi. Vediamo se riesco a trovare. Intanto qua, no, questa è un po' una discesina, però non c'entra niente perché c'è un tronco. Allora, mamma mia che casino, cioè, ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Scusate ragazzi, ma non tanto per il posto in cui sono venuto, cioè sì, anche quello, ma perché ho fatto un sentiero allucinante per venire qua, uguale a 1000 altri che ne ho già fatti, quindi ho paura di non arrivare alla macchina. Mi sa che dormo qui stanotte. Pregate per me ragazzi, perché qui la vedo veramente difficile. Allora, io sto cercando questo famoso avvallamento di cui ha parlato il signore, perché mi ha detto fai affidamento all'avvallamento. Io però di avvallamenti adesso sì, ci sono discese, ma direi piuttosto normali, cioè dettate dalla conformazione, però non vedo una cosa. Ecco, forse qua, no, però no, neanche qua. Ragazzi, non è semplice, non è affatto semplice. Beh, una cosa è certa, è qui il posto è qui, quindi da qui non si scappa. Resta da capire dov'è la buca, però il posto è proprio qui perché me l'ha indicato, e sono sicuro di aver preso la strada giusta, di essere arrivato nel posto giusto. Resta da capire dov'è la buca adesso, quello è veramente un dilemma. Devo andarci un po' intuito. Ecco, intanto si sentono dei rumori assolutamente normali del bosco, però capite bene che sono qui da solo, non è una cosa tranquillizzante. Allora, se lui mi ha detto degli alberi caduti giù, gli alberi sono lì, però io sinceramente, cioè, può anche essere, ragazzi, sono passati veramente 20 anni, io sono qui
illudendomi di trovare delle prove o comunque dei resti di quello che doveva essere, ma ragazzi, 20 anni sono 20 anni, magari sono caduti gli alberi, si è coperta la buca non solo dalla terra che è stata messa dalle forze dell'ordine, ma anche dalla natura. Quindi come si fa a trovare una cosa del genere? Allora, io sono tornato alle piante e lui mi ha detto che è qua le piante. Vediamo un po'. Alle piante intendo sempre questi rami caduti. Ecco, qua c'è un buco. Oh. Ragazzi, qua c'è un buco ed è anche vuoto. Scusate, ma sta passando un aereo. Ragazzi, qua è qua. Porca vacca. È qua, ragazzi, mi sa che è qua perché c'è il vuoto sotto i piedi. Porca miseria. Aveva proprio ragione. I rami sono questi, ragazzi, e io sono a 10 metri. E qui c'è un buco che però è al suo, cioè è vuoto, mi dà l'impressione di camminare su una cosa che tra un minuto cade, cioè non c'è stabilità, si sente proprio che c'è, sì, poi c'è terra messa così posticcia. Mamma mia, mi sa che è qua, ragazzi, io sto camminando sopra, porca miseria. Mamma mia, ragazzi, adesso ve la faccio vedere. Praticamente questa non si capisce che è una buca, perché come faccio a farvelo capire, però qua è vuoto, cioè se io invece faccio così, qui in questo punto non lo è, e là invece si sente proprio come se affondasse il piede, e poi mi dà l'impressione che sia vuoto qua. Mamma mia. Ragazzi, siamo arrivati dove sono stati sotterrati quei poveri ragazzi. Sono contento di averlo trovato sto posto, perché onestamente non è semplice, è stata premiata la mia pazienza, il mio essermi tagliato la testa ai piedi, perché ho le gambe tumefatte, d'altronde furbo io che sono andato con i pantaloni corti, ma non so quando vedrete il video, ma è stato girato a fine giugno, per cui fa caldo, la giornata non è bellissima, però fa caldo, quindi insomma è stata premiata la mia pazienza e in effetti sono arrivato sul posto. Mi verrebbe quasi da fare una domanda, ma non ho strumenti, ragazzi, perché ci siamo promessi che verremo qui col team, però mi verrebbe quasi da fare una domanda. Io ci provo, poi magari nel microfono qualcosa si sente. Certo, i ragazzi sono stati tolti da qua, la polizia, dopo che il Volpe aveva confessato, aveva voltato il sacco, aveva indicato il posto, ecco, poi i ragazzi sono stati trovati e intanto sento rumori, ma sono i rumori del bosco. Dicevo, i ragazzi sono stati trovati e sono stati degnamente sepolti, quantomeno quello. Pensate che sono stati scoperti 2 anni dopo, ragazzi, esattamente 2 anni dopo, quindi quando sono arrivati qua i carabinieri e lo stesso padre del Tollis hanno trovato solo delle ossa, perché ovviamente in 2 anni capite bene che cosa poteva rimanere di quei corpi straziati. Però una domanda, oddio, sti rumori sono inquietanti, una domanda mi verrebbe da farla lo stesso. E vediamo se il microfono cattura qualcosa, perlomeno. C'è qualcuno qui? Se sì, posso registrare le vostre voci, se è rimasto il ricordo di voi. Fabio, Chiara, è rimasto qualcosa di voi qui dentro? In questo bosco maledetto? Se sì, potete lasciar detto qualcosa nei microfoni della mia videocamera. Tanto, ragazzi, scusate, ma gli aerei è un continuo andirivieni, d'altronde qua c'è la Malpensa, l'aeroporto della Malpensa proprio a pochissimi chilometri, quindi capite bene che ogni decollo è un frastuono.
qualcuno qui? C'è l'anima di questi ragazzi che è rimasta in questo posto? Si sentono rumori, pensate che prima ho visto un Bambi, non ho fatto tempo a tirare fuori la telecamera perché ce l'avevo nel marsupio, perché sono qui con una telecamera piccola per quello che era nel marsupio. Però ho visto un Bambi che mi ha guardato come si guarda un pirla, perché effettivamente questo è il loro posto, non è il nostro, però è stato bello vederlo. Mi è capitato nel Palodina. A proposito di Palodina, qui è molto simile al Palodina, per certi versi è anche molto più fitto il bosco. Il Palodina aveva più come dire, aree disboscate, si riusciva a vedere anche il cielo e semmai la strada dove sei. Invece qui proprio, come vedete ragazzi, è proprio tutto fitto fitto. C'è qualcuno qui? È rimasto qualcosa di Fabio e di Chiara? Mamma mia, qua si scende proprio, mamma mia, che impressione, porca vacca. Mi sembra quasi di entrare nella buca dove sono stati sotterrati i ragazzi. E se non sbaglio c'è anche il segno delle assi qua. Adesso che ci guardo bene, tra un albero e l'altro c'è una sorta di, come dire, segno per terra, perché le foglie si sono, però non lo so, sì, potrebbero esserci state delle assi qua, però caspita è piccola, cioè piccola mica tanto, arriva fin là. No, beh, non è piccola, non è piccola considerando che no, non è piccola per niente, perché stavo vedendo la lunghezza, ma si estende in larghezza, non in lunghezza, quindi comunque anche se è corta può darsi che sia stata scavata per così, in questo senso e non in questo, quindi no, non è piccola per niente. Niente ragazzi, io ho trovato il posto, adesso ovviamente comincio a allontanarmi ragazzi, perché qui veramente, a parte il tempo che sta cambiando in maniera repentina, ho paura di beccare acqua e devo anche attraversarmi una parte di bosco molto fitta e quindi non vorrei mai perdermi, ecco. E mi sa che già mi sono perso per un pezzo perché non riesco più a vedere il sentiero di prima. E vabbè, comunque insomma, io ho trovato questo luogo, adesso bisognerebbe tornare col team, capire tramite la strumentazione che magari ci porteremo se, scusate ma sti aerei benedetti passano ogni 3 minuti. Ecco, capire se attraverso gli strumenti, la termica, il Tascam e insomma chi ne ha più ne metta, qualcosa si riesca a registrare. Io sinceramente dubito ragazzi, dubito perché effettivamente è passato troppo tempo, i corpi non sono più qui e se veramente c'è un aldilà mi auguro che quest'aldilà sia la casa di questi ragazzi e che non abbiano la necessità nemmeno per un attimo di tornare in questi luoghi, e quindi mi auguro di non aver sentito niente e che non ci sia nemmeno bisogno di tornare, anche se mi piacerebbe farlo, però mi auguro proprio che sia un pensiero inutile il mio, perché vorrebbe dire che i ragazzi, questi poveri giovani, siano passati dall'altra parte definitivamente senza un minimo ricordo di questo schifo di posto, che poi schifo non è, perché è un bosco meraviglioso ragazzi, guardate qua, è un posto meraviglioso, forse visto in un altro contesto sarebbe stato
un piccolo paradiso terrestre nel cuore della Lombardia, però i fatti sono ben altri. Vabbè, adesso io mi riavventuro, ragazzi, dentro questa specie di bosco. Anzi, allora qui è molto boscoso il posto perché ci sono tanti alberi, invece lì è più paludoso, tant'è che ho visto anche un laghetto dove si dice che allevino i rospi, ecco, quindi, e ci sono 8 milioni di zanzare, e infatti sono massacrato a dir poco, e insomma adesso mi inoltro nella giungla per tornare alla macchina. Mi sa che per fortuna la mia macchina c'è il GPS, quindi adesso se prendesse il telefono lo attacco, perché sennò io alla macchina non ci torno più. Ecco, guardate cosa devo affrontare per la strada di ritorno, guardate, ecco, vi porto a spasso un po' per questa strada per farvi vedere da dove sono sbucato. Il posto, ragazzi, è veramente meraviglioso, il tempo sta anche cambiando, mannaggia lui, e mi sa che non ne esco asciutto da questa avventura. È stata proprio un'avventura, ragazzi, perché qua, insomma, non pensavo di trovare così tante difficoltà come ho trovato. Ci rivediamo più in là, quando magari sarò già in macchina. Ciao. Bene amici, sono arrivato in macchina, sto schiattando di caldo, ho acceso l'aria condizionata a manetta perché sembra veramente di essere dentro un paese tropicale, c'è un'umidità devastante, adesso sta anche quasi per piovere, per cui allora, reso conto di questo sopralluogo, mi ha segnato, ragazzi, mi ha segnato perché è stato triste ripercorrere questi tratti di strada che hanno percorso questi assassini e essere proprio dalle parti insomma, non dalle parti, essere sopra la buca dove sono stati sotterrati questi due poveri ragazzi. E mi ha segnato e poi mi ha messo un po' d'ansia la strada di ritorno, perché ero veramente in mezzo a un bosco fittissimo, tanto fitto da non riuscire a vedere il cielo. Io mi rifacevo a un campanile che c'è qui vicino della chiesa che vi ho fatto vedere all'inizio del video, perché per un bel tratto l'ho visto e quindi per me quello era il faro, no? Per tornare. È che la vegetazione era talmente fitta, gli alberi erano talmente alti che avevo proprio perso di vista anche il campanile, quindi c'è stato un attimo che avevo il terrore di non riuscire a tornare verso la macchina. Ci sono arrivato finalmente e quindi adesso vediamo durante l'editing di questo piccolo video se qualcosa ho catturato. Dubito fortemente e come ripeto, spero di non aver catturato nulla e spero che non sia neanche così necessario un ritorno qui, perché vorrebbe dire che questi due ragazzi sono da un'altra parte. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video, fate quello che volete, l'importante è che io perlomeno sia salvo. Ciao!